Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 245. Prima di presentartela voglio ricordarti che dal 7 al 27 di agosto la Lucerna di Cronos ferma i video, non troverai i consueti video di metà settimana e i video domenicali. I video poi ripartiranno a settembre completamente rinnovati nella forma e nella grafica. Invece i consulti andranno avanti anche in questo mese di agosto 2023. Mi fermerò pochissimi giorni, ma in generale porterò avanti i consulti, quindi anche in questo agosto puoi richiedere il tuo consulto, mi raccomando, non con una chiamata, ma attraverso il sito www.marcobarzotti.com. Bene, passiamo alla videolettura di oggi. Tu sai che sono molto sensibile a quelli che sono i punti nodali della ruota dell'anno. Fra il 31 luglio e il 1 di agosto cade il Lugnasad. Andremo a vedere qual è il dono di questo importante festival che nella vecchia Europa rappresentava la conclusione della mietitura. Andremo a vedere che cosa puoi mietere, che cosa il destino ti concede di raccogliere, che cosa ti porta. Può essere una nuova via, può essere il recidere, un qualcosa che per te è un fardello, può essere un qualcosa di spirituale o magari un dono fisico o un qualcosa o un qualcuno che ti cambia la vita. Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti. La prima sarà il diaspro giallo, la seconda sarà il diaspro dalmata, una new entry, e la terza infine sarà la ruby fuchsite. Bene, la presentazione può finire qua, possiamo passare alle nostre tre varianti, come sai, però prima sigla! Variante del diaspro giallo. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa ti porta il Lugnasad quest'anno, quali sono le energie che ti invita ad abbracciare, qual è il suo dono. Ti ricordo intanto che dal 7 al 27 di agosto la Lucerna di Cronos ferma i video che riprenderanno poi a settembre in una veste grafica completamente rinnovata e con alcune novità. Invece i consulti proseguiranno più o meno per tutto il mese di agosto. Che cosa ti porta il Lugnasad? Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Aradia, il retaggio. La carta di Aradia ti dice che è tempo di rivendicare il tuo retaggio, oltre ciò che sei veramente. Quindi gli esseri celesti e le circostanze terrene ti guideranno verso una realizzazione del tuo massimo potenziale. I tuoi sforzi sono riconosciuti da alti poteri spirituali che ti incoraggiano a perseguire nella ricerca della tua realizzazione e dell'illuminazione. Devi avere fiducia in ciò che sei e nel destino che devi portare a compimento. Riceverai tutto l'aiuto necessario, quindi reclama il tuo potere. Se necessario resta in solitudine, non sarà per lungo tempo. Le circostanze della vita sono semplici riflessi del tuo mondo interiore. È tempo di cambiare, i riflessi muteranno di conseguenza. Rivendica il tuo retaggio, ti attende il successo. Una bellissima carta ci parla di realizzazione. Aradia è una delle carte migliori del mazzo, tra l'altro è quella che apre il mazzo delle carte della strega e appunto ti parla di successo e realizzazione. Andiamo a vedere in dettaglio col Semirami Tarot che cosa ti porta questo Lugnasad, quali sono le energie
che ti apre. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, l'asso di bastoni. Beh, direi che si continua alla grande. L'asso di bastoni sono novità, notizie, avvenimenti comunque ai quali teniamo o magari che aspettiamo da tempo. L'innamorato, il diavolo, il 2 di spade. Non devi guardare il 2 di spade come una carta così triviale. Sai che ho imparato ad apprezzare molto il valore delle spade tramandando il poco che so ai ragazzi del corso. Lo dicevo nei giorni passati, e credo che siano carte molto molto interessanti, anche perché poi alla fine rappresentano il mentale, quindi tutto ciò che riguarda il pensiero. Se riusciamo ad orientare il pensiero è fatta, abbiamo vinto. Il 2 di spade è una carta di chiusura di un conflitto che possiamo avere con altri o con noi, ma anche una carta di un momento per noi, un momento di ritiro, un momento di solitudine, come ci diceva la carta, funzionale a quello che è il riprendersi anche dopo le battaglie, oppure tirare il fiato prima delle battaglie. Quindi è un po' un momento di meditazione anche per comprendere la propria strategia. Quindi non guardare che è una carta, a me piace molto, il 2 e il 4 di spade sono carte di ritiro, meditazione, di tregua anche fondamentalmente. Il matto, il re di denari, il carro. La prima cosa che viene da dire è che una notizia, un incontro o magari anche l'apporto esterno di qualcuno, il consiglio di qualcuno che viene magari a darti suggerimenti per ampliare un orizzonte su un qualsiasi tipo di problema che senti particolarmente tuo in questo periodo, potrebbe aiutarti a superare l'indecisione per quella che poi può essere una via di vita, una scelta, insomma, un qualcuno che viene a aggiungere un attimino un frammento della sua esperienza, magari anche come consiglio, per aiutarti ad orientare meglio le tue energie. Questa è la prima cosa che mi viene da dire, un po' questo diavolo così grintoso, così energetico, particolarmente in questo mazzo dipinto come una figura anche un po' sprezzante del fato, mi viene da dire, che diventa poi un re di denari, quindi un qualcuno che, vedi, un po' cura il suo calderone, cura ciò che ha in mente, ciò che ha in pancia, mi viene da dire un po' anche, però lo fa con estrema, diciamo, accortezza, ecco, una persona che forse non vuole neanche mostrare al mondo in realtà ciò che ribolle in pentola, come si suol dire, mai come questa carta ci sta, però un po' come la carta mi suggerisce, anche per la presenza del baule del tesoro qua, ecco che il tesoro qui, fondamentalmente, che poi è in tutte le carte di denari in questo mazzo, è un po' come se fosse celato agli occhi degli altri, quindi magari delle tue qualità o dei tuoi magari disegni per orientare la tua vita o dei tuoi progetti, insomma, che non hai il coraggio, vedi un matto che mi diventa un innamorato, scusami, che mi diventa un matto, quindi una scelta che dovrebbe essere fatta, o magari anche una direzione che dovrebbe essere presa, che poi in realtà mi si stempra un po' nella temporalità e nella fanciullesca visione
del mondo che è il matto, quindi fondamentalmente un non muoversi che alla lunga forse può anche risultarti un po' nocivo, perché si sovraccarica dell'energia di questo diavolo così grintosa, così bella, ma non direzionata. E appunto diventa questo re di denari che ancora culla il suo sogno senza avere il coraggio o magari senza avere le occasioni di metterlo in pratica. Ed ecco che qui questo 2 di spade viene a portare un po' di equilibrio su questa situazione laddove il teorizzare, il pensare è diverso dall'agire e porta all'azione. Questo è un po' il canovaccio, la griglia su cui questa lettura si muove, come concretizzarla poi nel quotidiano. Può essere la classica persona a cui intendi rivelarti ma che in realtà non sai come la prenderà, come non la prenderà, se potrai piacere, non potrai piacere, se la persona magari si dichiara interessata, non interessata o interessato se è un uomo. Ecco, qui c'è una decisione, un qualcosa di risolutivo con questo 2 di spade, una tregua, sì, ma dai tuoi pensieri, per permetterti di tracciare una rotta. È interessante perché inizi con un asso di bastoni che arriva un po' da una sferzata di novità, dall'input, parti con un 6 e chiudi con un 7, quindi avanzi di un numero, quindi vai in crescendo e lo fai attraverso un po' questo diavolo che viene a tentare questo re di denari appunto di consegnare il suo tesoro ad una visione più ampia della vita. Ecco che qui c'è la grande scelta che ti porta ad una direzione. Direzione, ti ripeto, può essere in amore, ti ho fatto l'esempio prima, può essere anche nel lavoro. Questo lavoro non va, questo lavoro non mi piace, questo lavoro vorrei cambiarlo, questo lavoro vorrei migliorarlo, anche a livello progettuale vorrei crescere, vorrei portare novità, però non ho il coraggio. Lo farò? Non lo farò? Alla fine qua ti dice sì, fallo, perché ti arriva un input esterno importante che ti porta quella che è la tua scelta più giusta per orientare i tuoi sforzi. Però queste carte, vuoi anche per la presenza di un diavolo e di un matto, vanno viste anche sul lato forse un pochino più ambiguo, direi, non negativo, perché io non considero le carte mai veramente negative. Le carte possono aiutarci anche nei momenti negativi, suggerendoci quelle che sono le vie di realizzazione per ritrovare appunto un po' di pace interiore e rimetterci in moto più grintosi di prima. Ed ecco che un matto, se visto in modo un po' più ambiguo, mi diventa la possibilità di avere anche delle risorse importanti sia a livello energetico sia a livello economico, che però con un diavolo poi, soprattutto quassù, vengano un po' forse messe in discussione già subito, vengono forse diciamo spese già subito, ecco, sia a livello energetico sia a livello economico. Quindi l'unica cosa che mi viene da dirti è che il periodo può essere molto ricco di occasioni per te, per metterti in gioco, per ricostruirti, però devi fare attenzione a non bruciare subito tutte le energie. Devi diventare un po' come questo re di denari che se da una parte è una carta che, come ti ho detto prima, culla un po' le sue ambizioni, i suoi sogni, un po' qui sembra anche fare un atto magico su questo calderone, quindi le costruisce, le pensa, le teorizza, però a un certo punto diventa anche la persona che sa come le spenderà, ecco, sia a livello di soldi sia a livello di energie, sa bene come le orienterà. Questo diavolo può essere forse anche un po' di disillusione verso le occasioni che possono arrivare, come ti facevo l'esempio prima, mi piace la tal persona, ho intenzione di propormi, ma andrà bene? No, vedrai che non andrà bene neanche stavolta, un po' la persona che è disillusa, appunto, che non si fa illusioni. E forse quest'asso di bastoni viene proprio a far piazza pulita di quelle illusioni che ti possono frenare, che possono frenare le tue ambizioni, che possono magari anche costringerti ad avere tanti progetti ma mai a non metterne in pratica uno, vuoi per l'eccessivo dispendio energetico e in alcuni casi economico, vuoi perché hai un'indecisione di fondo data magari anche dal fatto che forse attorno a te vedi diverse vie di realizzazione e non sai quale abbracciare, sia in amore che nel lavoro. Vuoi perché magari, come questo re di denari, hai
paura un pochino, come sembra suggerire la carta, a mostrare agli altri un potenziale, anche qui in amore o nel lavoro o dove vuoi, che secondo te potrebbe costarti troppo, di nuovo torna questa cosa in termini energetici o economici, ecco che quello che vai a promuovere secondo me è un po' un circolo vizioso durante il quale si muovono le energie, anche e soprattutto nei confronti delle altre persone, a cui magari devi anche, in alcuni casi non sarà per tutti, devi anche comunque dare un occhio di riguardo, perché possono esserci partner o famiglie di origine dalle quali magari bisogna un attimino, con le quali magari bisogna un attimino intessere un dialogo, anche a dispetto del fatto che si abbiano ambizioni e sogni più profondi. Ecco che quest'asso di bastoni arriva, fuga ogni dubbio, ti concede una tregua da questo momento in cui le energie vanno in circolo fondamentalmente e non evolvono, non costruiscono niente, non ti permettono di uscire da un circolo vizioso, e con questo carro ti riconsegnano il tuo cammino in mano, in modo che tu possa fare in serenità quelle scelte che da troppo tempo hai rimandato. Insomma, mi sembra un bel dono, mi sembra un qualcosa che ti porta una realizzazione che tu forse stai posticipando nel tempo, un avvio di realizzazione, se mi permetti, che tu forse stai posticipando nel tempo perché magari o hai paura di ferire qualcuno, o hai paura di rimanere disilluso, disillusa, o hai paura magari anche del gravoso impegno in termini economici ed energetici. Ecco che qui ti porta, ti dà le possibilità, per alcuni anche fisiche, per alcuni potrebbe esserci anche un'entrata di denaro che si reinveste subito, io te lo dico. Quindi magari l'entrata di denaro può essere a livello lavorativo o dalla vendita di un bene immobile o di un qualsiasi altro bene che si va subito a reinvestire, ok? Però questo piccolo gradino, questo piccolo scatto ti porta poi con questo 2 di spade ad avere appunto di nuovo quella tregua di cui ti dicevo prima, da un momento in cui non sapevi come orientare il tuo cammino e ti limitavi un po' a girare in tondo vedendo le varie possibilità ma mai imboccando una strada, e ti porta qua ad imboccare la tua strada. Alcuni esempi te li ho già dati, altri esempi possono essere fra più situazioni lavorative che ci vengono proposte o una situazione vecchia, una nuova, e qui appunto il non sapere come andrà la cosa, dove andremo poi a scegliere, dove andremo ad orientare quello che è il nostro cammino. Bene, anche qua il tempo non aspetta, ti dice rivendica chi sei, la carta di Aradia ti diceva questo, rivendica quello che è il tuo potenziale, il tuo potere, non permettere che sia più sciupato, mi viene da dire, girando in tondo, non permettere più che il dubbio ti corroda in quelle che sono le tue ambizioni. Crea questa frattura mentale, perché qui è nel mentale, crea questa frattura mentale da un qualcosa o da un qualcuno, anche potrebbe essere il ricordo dell'ex che non ci lascia, e che alla fine qui arriva un'occasione dove si crea appunto un taglio che ci permette di andare oltre e riprendi il tuo potere in mano. Lo farai perché comunque l'asso di bastoni e il carro aprono e chiudono una stesa dove si palesa tutto il potenziale di una persona in amore, nel lavoro, nelle scelte di vita, che alla fine dà un po' un taglio anche in maniera abbastanza diretta a quelle che sono paure e autolimitazioni che gli permettono poi di avviarsi alla realizzazione. È una bella stesa la prima, direi. Il Lunasad per te ha un dono importantissimo, che è quello di farti crescere dal numero 6, quindi dal numero della scelta, dal numero del dover comunque armonizzarsi un po' anche con dei compromessi con le altre persone, al numero 7, che è quello del camminare, forse in solitudine, ma in solitudine più mentale, in solitudine inteso come un cammino che solo noi possiamo portare avanti, un cammino che solo noi possiamo comprendere veramente nel profondo e portare a sua completa realizzazione, però lo fa da vincente, capisci? Non è più una persona che deve
rendere conto agli altri, che deve stare alle regole degli altri, che deve rendere conto alle istanze degli altri. Quindi magari qui ci potrebbe essere anche il classico corteggiatore, la classica corteggiatrice che sì, ci risuona, però si vorrebbe vedere di meglio, però nemmeno si vuol ferire la persona. Ed ecco che qui alla fine arriva un evento esterno, magari, che ne so, la persona trova un'altra situazione, trova un altro, e quindi finalmente qua noi possiamo avviarci a quella che è la nostra realizzazione. Insomma, qui arriva un evento esterno ad influenzare un tuo dubbio e a darti la possibilità di fugarlo definitivamente questo dubbio per portarti a piena realizzazione. Qualsiasi cosa sia, il canovaccio è questo. Andiamo a vedere con gli oracoli. Iniziamo con il Botanical Magical. La chiarezza mentale qua ti porta su quelli che sono i tuoi obiettivi a dispetto di persone o situazioni attorno a te. Sì. In alcuni casi, se sei single, qua può essere una chiarezza mentale di intenti su una persona che conosci e che fin da subito ti fa fuoco, ti fa sangue. E il 2 di spade in questo caso, come equilibrio delle forze con un carro, mi diventa anche carta di sessualità, e anche qui ti toglie un po' dal circolo della solitudine, o magari del dover vedere più persone senza mai scegliere veramente, perché quello non ti piace, quella non ti piace, o magari non ti convincono del tutto. Ecco che qui arriva un qualcosa che sparaglia, fuga un po' tutti i dubbi. La lavanda. Torna il concetto di pausa. La lavanda è appunto una carta che ci permette di prenderci una pausa, un po' come già detto fino ad ora, quindi va a ribadire questo concetto e ci permette anche nella solitudine, ma ti ripeto, qui solitudine va intesa nel suo senso più positivo, quindi non solitudine fisica, per alcuni lo sarà, ma per la maggior parte si tratta proprio di uno sguardo ad altri livelli rispetto alle persone che abbiamo intorno, di prendere quelle decisioni che sono importanti, al punto che la carta parla di via magica, cioè dice ha il potere magico di fare di portare questa pausa, questo momento di blocco, di stacco di quello che è la tua situazione così ingarbugliata, se ti riconosci nella variante, o magari quella particolare situazione dalla quale non sai uscire. Hai il potere di fermare il circolo del dubbio e di guardare da un'altra prospettiva. Per farlo ti verrà dato, appunto come quest'asso di bastoni ci dice, un momento particolare nel quale saprai avere un focus diverso. Ed ecco che la lavanda diventa una carta che viene a preservare quella che è la tua integrità, il tuo potere. La lavanda la mettiamo negli armadi, dice la carta, per preservare appunto la fragranza delle vesti custodite all'interno, però viene anche a darti la possibilità di avere uno sguardo lungimirante, perché ce la mettiamo proprio per conservare, per portare appunto i vestiti alla stagione successiva, e quindi di conseguenza ci proiettiamo già nel futuro. Ed ecco che qui ti viene data la possibilità appunto di avere uno sguardo più alto degli altri, lungimirante, e che ti dia la possibilità, a costo di ripetermi, scusami, di chiudere una situazione che magari per te è assillante, preoccupante, oppressiva, e di farlo a modo tuo. È molto bello come dono, quello del Luminasad. Vediamo anche il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Lucky Duck, l'anatra e il crisantemo, un colpo di fortuna, ci dice la carta. L'anatra è, secondo una filastrocca, diceva il manualetto, un animale fortunato, ed ecco che qui un colpo di fortuna viene, torno a dirti e tornano a ribadirtelo, a
chiudere il buio di una stagione, più che buio mi viene da dire il grigio di una stagione che magari fino ad oggi ha caratterizzato la tua vita, un po' come questo crisantemo. Torna il simbolismo del crisantemo, per noi oggi non è molto positivo, ma dice la carta in epoca vittoriana il crisantemo era un fiore che era estremamente positivo, era portatore di buone notizie, quindi esplode di colore, un po' come questa palla del crisantemo esplode e porta comunque una visione non solo nuova ma anche benedetta dal cielo della tua vita. Quindi qualsiasi sia la scelta improvvisa che viene fatta alla luce di un evento, di un suggerimento, di un momento di frattura, sappi che sei già sul carro del vincitore e che puoi concederti una tregua da quelli che sono i tuoi problemi, le tue incertezze, le tue paure e soprattutto anche che una volta ogni tanto è anche giusto fregarsene delle istanze altrui e fare il matto e quindi andare avanti per la propria strada conservando il proprio tesoro interiore senza paura di dispenderlo troppo, mettendosi in gioco per come ci piace a noi. La nostra streghetta risponderà sì o no ad una tua domanda, quindi gliela andiamo a porre. Pensa ad una domanda che abbia come risposta il sì o il no. Vediamo un po' la streghetta che cosa ci risponde. No, non è detto che sia un no definitivo, può essere un no momentaneo, può essere magari un percorso di realizzazione differente da quello che hai chiesto in domanda, può essere un no perché magari al momento le energie non sono compatibili, oppure può essere un no definitivo perché devi orientare i tuoi sforzi verso un altro tipo di realizzazione che comunque abbiamo visto ci sarà. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del Diaspro Dalmata. Andiamo a vedere con le carte della strega qual è il dono di questo Lugnasad per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata. Qual è il dono di questo Lugnasad per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata? Il cordone, l'iniziazione, è una carta molto bella che parla appunto di quello che è il valore dell'iniziazione. Il cordone simboleggia appunto l'iniziazione ai misteri della vita, devi essere pronto o pronta ad accedere a nuove realtà e prepararti alle prove che ti attendono. Come in ogni iniziazione l'anima deve essere soppesata, non per malizia o cattiveria, ma per giudicare se è pronta alla crescita. Tuttavia hai un margine di controllo sulla situazione, poiché se sei giunto fin qui è grazie alle tue scelte. Se ti senti troppo vincolato a delle circostanze o vincolata, questa carta invita ad affrontare la realtà e ad agire per sciogliere il nodo del dubbio. Il tuo cuore si avvicina alla sorgente. Quindi è una carta che ci dice che probabilmente per te è in arrivo un qualche tipo di prova, un qualche tipo di decisione o di scelta, ma che però per te rasenta un po' un valore iniziatico. Andiamo a vedere col Samirama e Tarot che cosa ti porta i Lugnasad. Intanto ti ricordo che dal 7 al 27 di agosto la Lucerna di Cronos ferma i video, ma non nei consulti personali, i quali continueranno più o meno per tutto il mese di agosto. A settembre i video invece ripartiranno completamente rinnovati nel layout, spero che incontrino il tuo gradimento. Qual è il dono che il Lugnasad ti dà? Per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata. Il 5 di spade.
Il 6 di bastoni. Il 7 di coppe. L'asso di bastoni. Beh, una risposta già ce l'avrei, però in realtà voglio andare a vedere prima le carte di chiarimento che cosa mi dicono. La forza. La regina di bastoni, la regina di spade. 2 regine sono crescita e maturazione di progetti e quindi sicuramente qua il tuo cammino, di qualunque tipo di cammino si stia parlando, cammino in amore, cammino di realizzazione, sicuramente è comunque orientato verso la crescita, su questo non c'è dubbio. Però è innegabile che si parta da una carta di 5 di spade, una carta che porta sempre una certa idea di negatività, anche se, come ho detto nella prima variante, non vedo mai nessuna negatività in tutte le carte del tarocco. Anche il 5 di spade è una carta che spesso associamo al senso di perdita, alla frustrazione, alla delusione, alla disillusione, alla gelosia, all'estrema possessività, a quello che può essere uno scherzo brutale del destino nel lavoro come in amore, oppure a quelle che possono essere magari delusioni date dalle persone attorno a noi. E secondo me proprio qua si va a orientare un po' questa lettura con un 6 di bastoni, carta di socializzazione, carta di realizzazione, carta di notizie o voci da altre persone, o carta anche di successo e quindi anche di inevitabile invidia, su una carta di forza, un legame, un vincolo. Qualcuno non è completamente onesto o onesta con te. Non necessariamente deve essere in amore, può essere in qualsiasi ambito della vita, nell'amicizia, nel lavoro, insomma, dove sicuramente c'è una persona che un po', è per questo che ti dico che non è in amore, del tuo modo di essere, del tuo successo, se c'è ovviamente, o comunque del fatto che sei avviata verso un qualche tipo di realizzazione, del tuo modo di affrontare la vita, è un po' invidioso. Ed ecco che qui secondo me questo 5 di spade, questa iniziazione anche a livello di rivelazione, vanno a parlare forse del dirottare la propria vita su un altro tipo di binario, soprattutto a livello sociale, perché qui potrebbe esserci un qualcuno che o delude le tue aspettative oppure ti si palesa proprio quale persona avversa. Un 7 di coppe è un po' l'ambizione, il desiderio, forse anche non confessato, verso una regina di bastoni che dobbiamo vedere come carta di imprenditoria, quindi la persona che riesce a guidare le proprie energie. Imprenditoria può essere nel lavoro, ma può essere anche la realizzazione di se stessi attraverso l'autodisciplina, l'autocontrollo, la moderazione degli appetiti anche, che permette di fruire in modo diciamo equilibrato di quelle che sono le possibilità, insomma l'imprenditore di se stesso, di se stessa, mi viene da dire. Ed ecco che il 7 di coppe è una carta che porta in questo caso anche il rivestire un ruolo sociale, dove si ha appunto un po' questa, dove si è caratterizzati un po' da questa figura di persona vincente, che però crea inevitabili invidie, secondo me. E quindi qua un po' questo asso di bastoni, scusami, che è una notizia, una rivelazione, una proposta, è però poi concretizzato in una regina di spade, quindi in un qualcuno che, laddove rafforza la sua determinazione, però subisce un qualche tipo di perdita. Ecco che qui secondo me quello che può venir fuori, almeno ad una prima analisi, poi magari cerco di andare più in profondità, però io credo che sia questo il senso. È il tradimento da parte di qualcuno
un amico, un'amica o magari anche un'improvvisa rottura con qualcuno che paradossalmente, nonostante magari ti faccia anche star male, era forse anche un blocco alle tue ambizioni, o era forse magari anche un potenziale blocco alle tue ambizioni, perché qui c'è un 7 di coppe, ricordiamocelo, che è una carta che rappresenta tutto ciò che ho detto prima, ma è anche la carta dell'attore, e quindi forse qua ci sono dei ruoli sociali ben definiti che però portano poi una situazione ad evolvere in maniera pesante. Cioè un po' come se io dovessi ancora avere l'attaccamento all'ex, l'attaccamento all'amico, all'amica, l'attaccamento alla figura che mi ha comunque... Pesante, 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 e qui non c'è vera libertà, capisci? C'è una regina di bastoni vuole la libertà a costo di fare dei tagli pesanti anche a livello sociale. La carta della forza può essere anche una carta di visibilità, se sei una persona che si mette in mostra sul lavoro per le qualità, o magari se sei una persona che comunque ha una solarità di fondo che lo rende o la rende anche gradevole agli occhi degli altri, o se sei qualcuno che lavora su YouTube, quindi che si mette in mostra, o sui social in generale, devi comunque fare i conti con questo tuo metterti in mostra, che è sicuramente molto bello e fatto in maniera sana, con una forza, ma che crea le inevitabili invidie, come ti ho detto prima. E quindi qua può essere anche quello uno dei casi in cui tu magari riesci a mettere in luce delle tue qualità e queste poi portano a un conflitto con qualcuno che fondamentalmente per te al momento è limitante. In altri casi può essere anche, magari col fatto del 6 di bastoni, una relazione che al momento per te è limitante e che viene un attimino a essere soggetta alla scelta di questa regina di bastoni, che alla fine sceglie sempre comunque di andare avanti, di realizzarsi, è una figura focosa, su un qualcosa che risulta un po' un labirinto mentale, quindi su un qualcosa da cui alla fine si dice basta. Con quest'asso di bastoni, con questa regina di spade, io faccio un taglio su una situazione che per sua natura molto ambigua non mi dà e quindi fondamentalmente mi appesantisce soltanto, soprattutto alla luce, ti ripeto, di possibili invidie sul lavoro o di possibili anche con una forza, magari quelli che possono essere atti di tentativi più che atti di predominare, quindi a livello lavorativo possono essere persone che magari non hanno proprio una buona intesa con noi, a livello affettivo possono essere partner che, uomini o donne che siano, magari sono troppo assertivi nelle loro decisioni e quindi ci risultano pesanti da gestire. Insomma, qua si lascia un fardello alle spalle, anche se con dolore, devo dirti. Può essere una scelta che fai sulla base della disillusione provocata da un'altra persona, che nonostante senti di dover fare, qua ti crea un pochino, anche con questo 7 di coppe, di diciamo risulta un pochino pesante da gestire a livello sentimentale, ecco, e ti lascia un pochino il segno. Però fondamentalmente, ecco, sgravarti di questo fardello ti rende una regina di bastoni, quindi diciamo ti rende comunque una persona in grado di trasmutare il potere di questa regina di spade in un qualcosa di ancora più forte di quanto già non sia, perché unisce una buona razionalità a quello che è il potere della focosità, del sentire diretto un obiettivo. Quindi qua c'è un cambiamento siglato da una rottura importante, che ovviamente non va a crearsi subito, arriverà magari nel tempo, per alcuni sarà nelle prossime settimane, per altri nei prossimi mesi, però ecco che qui arriva una rottura che è necessaria alla tua evoluzione, con una persona che probabilmente forse proprio pulita nei tuoi confronti non è. Andiamo a vedere gli oracoli, iniziamo dal Botanical Magical. La pervinca. Quando appare la pervinca ci dice il manualetto, si deve rimanere centrati nei confronti di quelle che sono situazioni in particolare che arrivano dal passato, ma non sarà per tutti così, che
vengono un po' a testarci, quasi fosse un passaggio iniziatico, come già diceva la carta del cordone, e quindi vengono a darci quello scossone che, laddove da una parte ci spaventa per la sua irruenza, appunto un asso di bastoni entra in maniera irruenta, ma anche un 5 di spade, se vogliamo anche una regina di bastoni, una forza, entra in modo irruento, si rivela in modo irruento e testa tutta la nostra presa, la nostra tesa. Ed ecco che la Pervinca ci viene a dire: resta centrato, resta centrata, perché questo scossone è necessario alla tua crescita. Quindi sta sintetizzando in maniera ottimale quello che è il senso della stesa, anche perché ne trarrai grande beneficio. Vediamo col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del Diaspro Dalmata. La lucertola e la pianta carnivora. La lucertola e la pianta carnivora parla di una situazione nella quale potremo sentirci oppressi o bloccati, o magari potremo sentirci non in linea con tutte quelle che sono le nostre potenzialità, che magari non vengono messe a frutto. Però è interessante perché fa riferimento proprio alla capacità della lucertola di rigenerare la coda. Quindi ci dice: dopo un momento di frattura si rigenera la coda, quindi non so più come dirtelo, qua c'è un momento di rottura da cui si rigenera la coda, quindi nasce una nuova possibilità. Cerca di capire, ci dice la carta della lucertola, magari anche prima che il tempo ti metta di fronte un po' ad una resa dei conti, sul lavoro, in amore o dove vuoi, quali sono le potenziali vie di realizzazione e quali invece sono gli ostacoli, persone o fardelli limitanti che devi rilasciare. Perché comunque sia, qui ti verrà fatto un taglio, ti verrà proprio tolta la coda, i fardelli, come dicevo prima io, e ne crescerà un'altra che sarà più nuova e ti permetterà di orientare meglio quelle che sono le tue energie. Quindi, vanno a ribadire un po' in modo anche abbastanza netto quanto detto fino ad ora. C'è un passaggio iniziatico per te molto importante che rappresenta il taglio con un qualcuno che magari ti si pone anche in modo amicale, ma che in realtà poi fondamentalmente o è invidioso o è invidiosa, o magari non tiene veramente a te quanto tu tieni a lui o lei. Insomma, qua c'è proprio, o magari è proprio una situazione lavorativa limitante, o un rapporto d'amore limitante, o anche un'amicizia limitante. Ecco, qua viene a tagliare la coda rimanendo centrata su te stessa. È un test che il destino ti dà per poter poi comprendere qual è il tuo reale valore e tirar fuori le sciabole e riprenderti quello che è il cammino che ti spetta. È una bella lettura questa. Puoi fare una domanda con un sì o un no come risposta alla nostra streghetta e andiamo a chiedere se la tua domanda ha per risposta sì o no. Fai la domanda o dicendola pure mentalmente. Ok, vediamo un pochino se è un sì o un no. È un no. Come dico sempre, non è detto che sia un no definitivo, può essere un no temporaneo, può essere il dover cambiare qualche tuo obiettivo, può essere un no definitivo perché magari devi orientare i tuoi sforzi da altre parti. Insomma, si potrebbe parlare molto sul perché no, però ti ripeto, può essere un no assertivo e definitivo come un no temporaneo. Io comunque ti auguro ogni felicità, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della Ruby Fuchsite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. Qual è il dono del Lugnasad? Per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. Intanto ti ricordo che dal 7 al 27 agosto la Lucerna di Cronos ferma i video
ma non i consulti che più o meno continueranno per tutto il mese di agosto. A settembre poi i video ripartiranno in una forma completamente rinnovata. Qual è il dono del Lughnasadh per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite? La campana, il risveglio, è una carta veramente molto 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 bella. La carta della campana indica che è tempo di celebrare un cambiamento attraverso quello che è un rituale. Sei invitato ad entrare in una nuova situazione attraverso la chiamata, l'evocazione di uno spirito, che si tratti di un matrimonio, di un nuovo lavoro, di un nuovo inizio. Stai certa che lo spirito, la tua guida, ti ascolterà e soddisferà ogni tuo desiderio. Preparati ad una crescita del tuo potere. Ricorda che lo spirito è sempre attento alle chiamate, alle invocazioni, pertanto chiedi, formula domande, prega con cura ed attenzione ai dettagli. Ascolta che cosa ti sta chiamando e che cosa vuole attirare la tua attenzione. Celebra il cambiamento di vita. È una carta molto bella, ti dice chiedi all'universo perché ti sarà dato. È bellissima come carta e soprattutto appunto anche alle tue guide. Magari chiedi la realizzazione, chiedi un aiuto, chiedi quello che può essere anche un segno concreto, tangibile di quello che è il tuo cammino. Insomma, chiedi oppure magari hai già chiesto e qua ci viene detto la tua richiesta è stata accolta. Vediamo un po' cosa vuole aggiungere il Samerami Tarot. Mazzo stupendo. Per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. Il 6 di coppe, l'allontanamento dal passato, la ricerca del piacere, piacere inteso anche non solo a livello fisico ma anche a livello mentale, lo star bene, se non addirittura il trasferirsi per alcuni, anche una carta di trasferimento. L'asso di coppe, ullala. Il 2 di denari, il 5 di bastoni, la forza, la torre, il 5 di coppe. Allora, molto bella come carta, tra l'altro mi esce, come lettura scusami, tra l'altro mi esce la torre che, come detto prima, io non considero nessun arcano dei tarocchi negativo, considero gli arcani come magari dei consigli, dei moniti, dei modi di vedere differenti da quelli che abbiamo, magari in dissonanza con le nostre aspettative, o anche magari delle scelte in dissonanza con quelle che potevano essere le nostre ambizioni. Ok, la torre quindi io non la percepisco in negativo. È vero, una carta che ha dei risvolti non proprio positivi, diciamo, però è anche una carta di un'improvvisa illuminazione, di un risveglio, appunto come qua ti dice, oppure la carta della divinità, quindi di nuovo va a parlarti della tua guida spirituale, delle tue guide spirituali che comunque sovrintendono un po' a quello che è il tuo cammino, ecco. Se non addirittura con un 2 di denari, carta di... È divertente questa cosa, il 2 di denari è la carta del viaggio, dei piccoli spostamenti, degli appuntamenti, del dubbio, ma anche la carta di quella che è poi la corrispondenza, quindi qua è proprio la richiesta qua ad una divinità, vedi, ad un qualcuno o al tuo o alle tue guide, agli dei, agli angeli, a chiunque tu segui, ecco. C'è proprio la richiesta in carta bollata, direi.
Allora, dove queste carte danno il meglio di sé è in amore. Se sei single o se hai l'input di rinnovare la tua situazione affettiva, qua è il top. 5 di coppe, rinnovo affettivo. 6 di coppe, rilascio del passato, ricerca del piacere. Asso di coppe, forza, direi top per l'amore. 2 di denari, magari l'indecisione, magari il piccolo appuntamento, magari il vedere la persona, magari il parlarci anche su rivelazione, colpo di fulmine, torre. 5 di bastoni, forse l'unica che può magari andare un po' contro a quella che è la nostra tesi dell'amore in questo momento, perché il 5 di bastoni è una carta di volontà di arrivare ma anche di tentativi. Quindi qua potrebbe esserci magari una situazione nella quale il tentativo può essere stato fatto in precedenza, ma può essere anche il tentativo da fare. Non do una scansione temporale a queste carte, le leggo sullo stesso piano, ma può essere anche fatto dal momento in cui c'è un incontro importante o una rivelazione importante. Tuttavia va un 5 di coppe, carta di rinnovamento affettivo e del riconoscersi, perché è molto importante questo aspetto del 5 di coppe, laddove il 5 di bastoni ci fa riconoscere il nostro valore effettivo, il 5 di coppe ci fa riconoscere il nostro valore affettivo, ovvero la capacità di amarci e di darci anche possibilità, in quanto comprendiamo che nel profondo siamo persone che hanno tanto da dare. Quindi la prima cosa che a me qua viene da pensare è il rinnovamento affettivo, soprattutto per quanto riguarda una persona che magari già conosci e che vuoi far entrare nella tua vita, o magari, non è un ritorno secondo me qua, o magari una persona che arriva anche nuova, ma la sensazione è un po' quella di conoscerlo o conoscerla da sempre. Direi che qui ci può essere, allora, perché 2-5 sono anche le carte di poca spiritualità e molta materialità. Quindi qua può esserci anche una buona situazione a livello di interazione fisica, proprio carnale, con una persona con cui non sappiamo se poi porteremo avanti un qualcosa di più, però ecco, l'attrazione fisica c'è e quindi di conseguenza questo risveglio può anche essere una tua richiesta che è stata accolta a livello di amore, ma che parte magari più da una situazione molto più terrena, molto meno spirituale. Però ecco, qui la persona è come se o facesse parte del tuo passato, non inteso come passato d'amore, o magari la senti come qualcosa di te, come se la conoscessi da sempre, te l'ho detto, un qualcuno che ti risuona talmente nel profondo, con cui c'è magari un'attrazione profonda, alla quale forse non sai neanche e non vuoi, giustamente, come si fa in amore, neanche dare una spiegazione. La vedo molto bella per l'amore. Per il lavoro può essere magari il ritrovare la grinta, la carica, la forza, magari anche a dispetto di eventuali situazioni nelle quali forse la nostra pazienza può essere stata messa alla prova, o se non hai un lavoro anche da eventuali insuccessi o da eventuali momenti in cui forse si aveva l'idea di poter andare avanti, ma in realtà questa torre è venuta un po' a smorzare gli entusiasmi. Tuttavia il lavoro ce lo vedo meno, sai? Ci vedo più quella che è una situazione d'amore che si va a consolidare. Sì. O una nuova conoscenza che però ti appare talmente in sintonia con te da essere quasi parte di te, come se tu dici: ma dove sei stato, dove sei stata fino ad ora? Ero da Cronos, nascosto. Però a parte le battute, qui c'è veramente, secondo me, a livello affettivo, è come se tu ti venisse data una nuova possibilità, sì, che parte da un'attrazione irrazionale, poi a te coglierla o meno, però secondo me qui si parla, e soprattutto se hai fatto la richiesta all'universo, alle tue guide, agli dèi, a chi ti pare, di fare un incontro importante, di poter avvicinare una persona per te importante, ecco, qui è stato accolto. Quindi viene da dire così. Per quello che dicevo, questa carta, per la presenza di una torre,
per la presenza di un asso di coppe e di una forza, cioè qui non c'è da dir nulla, qua è proprio il concretizzare la nostra ambizione a livello emotivo. È l'amore, il dono qua è l'amore. Parte da un'attrazione anche abbastanza irrazionale, perché poi un 5 di spade possono essere anche delle incertezze interiori, il classico gli piacerò, le piacerò, il classico ma perderà tempo con me, ma veramente, e diventa un 5 di coppe, diventa un rinnovamento affettivo, diventa un qualcosa che ti fa capire il tuo valore anche come persona che può dare. Se sei già in coppia non escludo che qua potrebbe arrivare la tentazione di aprirti a qualcuno che ti seduce in maniera completamente nuova anche per i tuoi canoni. È la ricerca del piacere, dello star bene. Soprattutto ci vedo l'amore qua, ti ripeto. Possiamo anche fare per il lavoro, ma il lavoro sì, ce lo vedo con un 5 di bastoni, però secondo me se si tratta di lavoro si tratta più di un armonizzarsi con l'attuale situazione lavorativa, più che cambiare lavoro, o magari se non hai lavoro di attendere, perché qui non c'è secondo me la rivelazione di un nuovo lavoro o di un lavoro che entra nella tua vita, ma comunque con la certezza che sicuramente per noi c'è un qualcosa di costruttivo, un qualcosa di estremamente fruttifero nel tempo, anche alla luce dei contatti presi, perché qui tutto il fulcro della lettura è che ciò che ti gratifica nel profondo, soprattutto a livello emotivo, ti viene concesso perché tu lo hai chiesto. Quindi puoi averlo chiesto all'universo, puoi averlo chiesto a una persona, puoi averlo chiesto perché hai inviato un curriculum. Una tua richiesta viene accolta, nel 90% dei casi si tratta di amore, nell'altro restante 10% sono magari realizzazione di vita o in generale di alcune situazioni che magari vuoi concludere, vuoi fermare, insomma qua una tua richiesta è stata accolta. Sì, io penso che si possa dire così. Andiamo a vedere col Botanical Magical, per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. Il glicine. La carta del glicine significa un cambiamento in profondità, proprio delle nostre intenzioni, anche del nostro modo di essere. Potresti essere la classica persona che dice io non mi apro se non ho la certezza che qui va la storia, niente, qui ti butti. Frega nulla dei tuoi costrutti mentali. Oppure magari potresti essere la persona che dice io la relazione a 3 non l'apro mai, perché magari scopri quello o quella che sta chiudendo la relazione e dici oh, ti sento, ti vivo, vai, buttati. Quindi c'è un cambiamento nel profondo tuo che sta arrivando e che nasce da una tua richiesta, torno a dirti, che ti porta a realizzazione. Il glicine ti dice questo. Andiamo a vedere anche col Woodland Wardens, perché è proprio un tuo modo differente di vedere il mondo questo. Un po' come se tu lasciassi oltre al passato anche costrutti mentali e limitanti, autolimitanti del passato. Per te che hai scelto la variante della Ruby Fuchsite. La coccinella e il pisello. Stai entrando in un periodo di felicità e di realizzazione, ci dice la carta, ma resisti alla tentazione di avere tutto sotto controllo e di piegare tutto ai tuoi costrutti mentali. Nel profondo e dal profondo stai avviando un grande cambiamento che ti porta alla felicità. Lascia fluire senza la tentazione di voler controllare. Questo costrutto mentale deve appartenere al passato, tu devi andare verso il piacere. E ci vai, vedi che anche qua un 5 di bastoni, ora me lo spiego in maniera ancora più profonda, può essere la tentazione di voler orientare o controllare cambiamenti. No, tu stai andando già bene. Lascia che l'universo ti dia ciò che hai chiesto,
per poterti avviare a quella che è una realizzazione completa, soprattutto in amore. Lascia che l'universo ti dia quello che hai chiesto, perché non solo te lo sei meritato o meritata per il gran lavoro interiore che stai facendo, ma ti porterà a maturare ancora nuove concezioni, ancora più importanti, ancora più costruttive, che ti permetteranno di raggiungere una realizzazione nel tempo a 360 gradi. Prima di chiudere, fai una domanda alla nostra streghetta, vediamo se la risposta è un sì o un no, la puoi fare a voce o mentalmente. Yes, quindi è un sì. Quindi direi ottima la risposta della nostra streghetta. Io ti auguro ogni felicità. Se la lettura, il video, questa variante ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato qual è il dono di questo Lughnasadh, che cosa possiamo mietere dal campo della nostra esperienza. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Dalmata, una new entry, e la terza infine sarà, non me lo ricordo più, vaffanculo, tra Ruby Foxite. Dai di nuovo i video completamente rinnovati nella forma vaffanculo. Cronos, e questa è la video lettura interattiva numero 245. Prima di passare a presentarti ci voglio nuovamente ricordarti che dal 7 al 27 di agosto vaffanculo. Bene, è un momento nel quale appunto si va a fanculo. I video di metà settimana e i video domenicali che riprenderanno a settembre, vaffanculo. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 245. Oddio mio, numero 245. Prima di presentarti la video lettura, vaffanculo. Non si infatti di video si ferma qualche giorno. Vaffanculo. Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 245. Oh Signore benedetto. Se questa è la video lettura interattiva numero 245. Oddio mio, ce la posso fare. Perché anche la Lucerna si ferma per qualche giorno quest'estate, in questo agosto caldissimo durante il quale vaffanculo la tiri lunga. Sabba maggiori e sabba minori. Bene, oggi sto cazzo perché va di fatta, perché non mi piace. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos. Ciao, benvenuto, benvenuta. Il sito web www.marcobarsotti.com. Bene, passiamo alla nerchia.